Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre 2023. Due carte, amici del Toro. Abbiamo il giudizio e la torre. C'è aria di risveglio spirituale. C'è aria di presa di coscienza, presa di consapevolezza. Ve li metto qui così. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Però è come se ci fosse un crollo dell'ego e subito dopo una presa di consapevolezza, un momento di crescita, un momento di risveglio. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono collettive, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui e trovate il link ai video che vi parlano dei nuovi corsi per il 2024. Il primo è il corso di tarocchi e insomma è a gennaio del 2024. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia generale. Vi ricordo che appunto essendo un'energia generale può risuonare come lavoro, come famiglia, come amici, come una lettura romantica. Insomma, cercate di cioè di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Partiamo da un 4 di spade, da un cavaliere di coppe, un 2 di bastoni, cavaliere di spade, asso di spade, diverse spade devo dire. Gli amanti, molto bene, promette bene. E carro, wow. Ragazzi, la presa di consapevolezza potrebbe tranquillamente essere in relazione a qualcuno. Allora, diciamo che è sicuramente una stesa dove ci sono in mezzo delle relazioni affettive, per qualcuno può essere una relazione romantica, vedo poco il lavoro, ma potrebbe appunto essere un qualche cosa che riguarda una famiglia piuttosto che una relazione di coppia o due amici. Però la sento molto come una relazione affettiva forte. Va bene, allora cominciamo con il 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che mi dice che avete passato o un periodo di isolamento o un periodo di, diciamo, solitudine, ritiro spirituale, mi viene da dire. Può anche essere che abbiate partecipato a qualche corso, perché no? O meglio detto che andrete a partecipare a qualche corso, che o darà il passo alla conoscenza di questo cavaliere di coppe o potrebbe comunque dopo questo momento di riposo arrivare questa offerta che vi crea non poche domande dentro la vostra testa. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di spade. 9 di spade. Allora, qui si sta guarendo da qualche cosa del passato, si sta uscendo appunto dal proprio guscio, c'è anche un asso di coppe, quindi non vi nego che potrebbe già essere nella terza settimana di dicembre che conoscerete questa persona, però con questo 9 di spade è come se ci fosse qualche campanello di allarme dovuto alle esperienze del passato che vi fa, diciamo, appunto che mi mette in allerta. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe.
Cavaliere di Pentacoli e 8 di Coppe. Guardate, ho la sensazione che tutto succederà parecchio in fretta. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Fante di coppe e ruota della fortuna. Guardate ragazzi, è come se qualcuno si stesse ancora leccando delle ferite e arrivasse ad un certo punto questa proposta, questa promessa, che vi dirò, avendo il fante di coppa al contrario potrebbe essere una promessa più grande di quello che è, che in realtà la persona possa concretizzare. Ho come la sensazione che non sia la prima volta che vi facciano o questo tipo di promessa o comunque che questa persona vi faccia delle promesse, però vi dico, ma andiamo a vedere il Cavaliere di Spade, ma ho come la sensazione che la fretta sia quello che frega. Carro un'altra volta. E fante di bastoni. Ci potrebbe essere anche qualcosa legato alla distanza. Però vi dico, tra il Cavaliere di Bastoni e il Fante di Bastoni, sì, c'è tanto impeto, tanta irruenza in questa situazione. A me viene da dire fretta. E poi vi dico, può essere che la persona in questione faccia comunque delle promesse, ma che poi tenda a scappare da queste promesse che sono più grandi di lui o di lei. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché con l'asso di spade arriva una verità, arriva una presa di consapevolezza, arriva una chiarezza mentale e abbiamo anche il re di spade che indica proprio il fare una sorta di ordine mentale. Io qui vedo che qualcuno ad un certo punto comunicherà un'idea, una sensazione, un'emozione e da lì ragazzi poi vediamo gli amanti, eh. Andiamo a vedere questi amanti. È come se qui le cose fossero un po' ballerine, però qui le vediamo già più solide. Regina di coppe, giudizio e appeso. Allora, devo dire ragazzi che qui è più la vostra paura di farvi trasportare da questo turbinio di emozioni. Vi dico, io la torre non la so, per adesso, a meno che non esca qualche carta brutta qui, però è come semplicemente rivalutare, rivedere la propria realtà, vedere la realtà con occhi nuovi. Andiamo a vedere questo carro. 5 di coppe e cavaliere di coppe un'altra volta. E poi, ecco, alla fine della lettura è come se si concretizzasse questa offerta. Se ci fosse questo spostamento, quello che prima qui sembrava essere un po' troppo pressante, alla fine si farà in modo sciolto, si darà una direzione alla relazione. Ragazzi, c'è la carta degli amanti e il carro, si va avanti, c'è una nuova relazione in armonia, si trova un accordo, se per esempio per voi comunque vibrasse come una situazione di lavoro, si trova un accordo. Non fatevi trasportare troppo dalle emozioni. Cercate di essere sempre piuttosto, soprattutto se si tratta di lavoro, piuttosto razionali, ok? Perché qui si tratta semplicemente di prendere una decisione e di andare avanti per la propria strada, di prendere questa decisione o di dare una direzione appunto alla relazione. Rinnovo il discorso affettivo. Stavo guardando se avevamo il re di coppe, però no. Comunque diciamo che entro la fine dell'anno è come se si sbloccasse la situazione con questa persona nello specifico. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice.
Ok. Abbiamo esaurimento e il ribelle. Mm. Devo dire che è come il contrastare tutte le belle promesse che vi fanno e rimanere con i piedi per terra, fare quei programmi. Però tutto questo non vuol dire che poi non si arrivi all'amore, piuttosto che alla relazione in equilibrio, piuttosto che al compromesso, piuttosto che a quello che è una scelta per amor proprio. Vi dico, qua si sbloccano le cose, con questo appeso al contrario. E viene fatta l'offerta. Cioè, magari a qualcuno viene offerto, viene proposto un viaggio, ragazzi, un fine settimana romantico, perché no? Scusate. Può essere un lavoro, un lavoro dove si viaggia. Sì, in qualche modo lo spostamento o il cambio di direzione sono contemplati fortemente in questi 15 giorni, anche perché qui c'è come il rendersi conto di certe realtà, di certe verità che vengono a galla, che vi danno una visione diversa, infatti l'appeso qua è girato a testa in giù, che vi danno una visione diversa o della situazione o della relazione. In questo momento con la carta dell'esaurimento siete stanchi. Ok, è proprio una carta che parla di qualcuno che è stanco di doversi difendere, di doversi proteggere, di doversi nascondere certe volte. E qui è ora di ribellarsi. Questa carta, tra l'altro, è l'imperatore, ok? Però qui è rappresentata con, diciamo, delle catene che si spezzano, proprio per indicare che è giunto il momento di farvi le vostre regole, cioè creare voi stessi le regole di vita o di relazione o di lavoro, insomma, che funzionano per voi, che cosa è valido per me e rompere gli schemi di comportamento, di pensiero e le credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia. È un po' come rompere le certezze, rompere le sicurezze e le verità su cui si è basata la vostra vita fino ad adesso. È come se ci fosse un nuovo ordine di pensieri anche qui con questo asso di spade, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Questi sono degli oracoli, diciamo, per le autococcole, per volersi più bene. Sono come dei mantra positivi da ripetere. Andiamo a vedere. Ok, carta numero 35. Wow. Allora, sapete quando io all'inizio vi dicevo che c'è aria di risveglio spirituale qui? Perché c'è il crollo delle sicurezze e il giudizio, che è la presa di consapevolezza. E questa carta vi dice: abbraccio il flusso dell'universo. Qualsiasi cosa sia, quello che per voi rappresenta la torre, che può essere un trauma, una perdita, anche semplicemente appunto una caduta dell'ego, però è la distruzione di qualche certezza. Qualsiasi cosa sia, qui la carta è come se vi dicesse abbracciate tutto quello che arriva, perché anche se apparentemente non è quello che volete voi, perché la torre è il crollo dell'ego, è sicuramente quello di cui la vostra anima ha bisogno per evolvere in questo momento di vita, è quello che il disegno divino, l'universo, vi sta mandando, anche qui avete giudizio, che tra l'altro qui è rappresentato con le ali di un angelo, come per dire che c'è una guida superiore che vi sta guidando verso quello che è il vostro più alto bene. Wow, bellissima carta. E poi abbiamo, ecco, autoamore, amor proprio sarebbe, che sì, può essere visto come la stessa cosa. Allora, e qui vi ricorda di parlare a voi stessi con parole di gentilezza, perché il mantra è io merito amore o merito di essere amato, merito di essere amata, insomma.
Va bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Ci stiamo avvicinando al Natale, quindi io ne approfitto per fare i miei migliori auguri a tutti voi, che possiate passare il Natale pieno di benedizioni. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!